caratteristica della cinta senese è che è completamente nera, le orecchie coprono gli occhi perché nei roveti si difendono da danneggiamenti agli occhi, e la sua caratteristica è che ha la cinta sulle spalle. La cinta senese è storica, praticamente pensano che sia uno dei primi animali stati addestrati all'allevamento per i contadini. Poi è stata abbandonata perché è un maiale che produce molto grasso e poco magro, perciò per l'industria non era un maiale redditizio. Sono animali che hanno molto sangue, molto carattere e non riesce a tenere chiusi più di tanto, proprio vanno in diperimento. Ed è un animale molto sano, un animale che non si ammala. Noi non curiamo mai un maiale. Poi sono animali che sono diversi dagli altri maiali, sono un po' come i cani, cioè saltano i recinti. Questi sono i piccoli, questa è una fattrice, una scrofa che ha partorito da 3 giorni. Questi hanno 3 giorni e cominciano ad essere già sicuri perché sono molto forti, anche appena nati. Si macellava il maiale d'inverno, perciò la mia passione era stare a casa e aiutare i norcini a fare questa lavorazione. Però mia madre doveva andare a scuola, perciò non me lo permetteva, perciò l'unico modo era ammalarsi. Truccavo il termometro per mio conto in modo che potesse avere qualche linea di febbre, stavo a casa e lavoravo con i norcini questa carne. Appena ho potuto ho continuato ad allevare questi animali proprio per lavorare la carne, per produrre salumi, come la tradizione norcina faceva anni e anni fa. Allevando direttamente, cioè facendo ciclo chiuso, dalla nascita alla vendita del prodotto finito, tu sai da dove arriva, come si chiama. Perciò lì conosci le carni, conosci l'alimentazione, sai tutto quello che gli hai dato. Se uno impara a mangiare bene, poi dopo senti i sapori. Senti il sapore della carne, senti il sapore del lardo, e la bontà di questo prodotto è proprio dato dal tipo di allevamento, dal tipo di animale. È questo che rende la carne soda, corposa e saporita, il movimento. È una palestra naturale. Questo è un prodotto che si abbina molto bene con le tigelle. La tigella bisogna aprirla finché è calda. All'interno della tigella si spalma la concia. Comincia già a sciogliersi perché il caldo della tigella il lardo lo sente immediatamente, perciò comincia già a insaporire la pasta. Una volta spalmato si richiude e poi è pronta per essere assaporata. Mi raccomando, gustatevelo, assaporatelo, ma trattatelo bene perché l'ho visto nascere.